Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buona domenica. Prima di iniziare questo nuovo contenuto, ma visti i risultati di ieri, sia per quanto riguarda il Milan e la Juventus contro il Sassuolo, Champions consolidata per il nostro Napoli, punti e classifica alla mano, andremo anche ad analizzare il calendario per quanto riguarda le prossime 8 partite di Inter, Napoli, Milan, Como e Juventus per questa corsa Champions e questa classifica che comunque sorride al Napoli. Poi la leggenda del calendario più semplice per i nostri azzurri, secondo me resta una leggenda e vi spiego anche il perché. Passeremo anche per le parole di Allegri nel post partita, noi guardiamo indietro invece di guardare avanti, chiamando in causa le dichiarazioni del nostro mister Antonio Conte e Ciro Ferrara che si sente escluso dal murales di Iorit. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo come sempre una mano all'algoritmo. Ovviamente ne abbiamo già parlato di Allegri che è un tantino nervoso, comunque questa corsa Champions e questa lotta serrata nei piani alti della classifica lo mette un tantino sotto pressione, poi ci pensa anche il Napoli con Conte che sa benissimo dal punto di vista mediatico dove andare a punzecchiare, comunque il Milan ha deciso di guardarsi dietro invece di guardare avanti. È un Napoli che comunque ha 8 punti sulla quinta e quindi la Champions è consolidata, possiamo concentrarci anche a cercare di recuperare qualcosina su chi ci è davanti. Detto questo, caro Ciro Ferrara, prima di passare al calendario e analizziamo le sfide ovviamente nei piani alti della classifica, caro Ciro Ferrara che si è sentito escluso dal murales, sono il napoletano che ha vinto di più dal punto di vista dei trofei, ma sul murales ci vanno a finire in primis gli uomini, i comportamenti di ciò che sono stati ovviamente quei calciatori a Napoli per quel che hanno fatto, quel che hanno detto anche nel tempo quando hanno appeso le scarpe al chiodo. Ricordiamo benissimo che Ciro Ferrara disse: cosa scegli se devi scegliere tra Juventus e Napoli? È una domanda difficile, sarebbe come scegliere tra madre e padre, quindi già lì già non ci finisci sul murales. Poi vogliamo metterne un'altra a gioco. Ciro Ferrara, io ho fatto l'addio al calcio ovviamente a Napoli, questo e quell'altro, ma per logistica venne chiesto prima a Torino. Quell'addio al calcio poi non è stato possibile e si è ripiegato nel farlo a Napoli. Già solo queste due cose ovviamente non puoi far parte di quel murales dove ci finiscono uomini di uno spessore un tantino diverso. Aperta e chiusa parentesi, volevo esprimere il mio pensiero e passiamo ai calendari e questa classifica che ci sorride per quanto riguarda la Champions League. La Juventus impatta con il Sassuolo 1-1, rigore sbagliato da Locatelli, un rigore che non non c'è un'immagine chiara e ci ritroviamo nella stessa situazione senza avere immagini chiare. Dovrebbe rimanere la decisione di campo, invece si è cambiata comunque la decisione, batte il calcio di rigore, finisce comunque 1-1 perché Locatelli comunque batte un calcio di rigore veramente orrendo. Buon per noi perché ci portiamo a 8 punti sul quinto posto. Anche nel caso la Roma dovesse vincere oggi va a 54 con la Juventus, noi siamo lì a 62 in tutta tranquillità con 8 partite da giocare. Queste 8 partite da giocare però si sta portando avanti questo discorso, il Napoli ha il calendario migliore per gli sconti eccetera eccetera, noi dobbiamo vedere sempre in che momento vai ad affrontare una determinata squadra che possa essere anche di bassa classifica, perché se io becco un Parma alla penultima che si sta giocando la zona retrocessione, la Serie B, è una cosa diversa che se lo incontro domani. Se io incontro un Como tra 4-5 giornate dove sarà ancora più serrata questa lotta Champions, con magari la Juve che avrà recuperato qualcosina, la Roma che arranca dietro, è totalmente differente da se lo incontri adesso dove stanno un po' più tranquilli, vincendo oggi si portano comunque a 3 punti sulla Juve, quindi in un cammino diverso, dipende dal momento in cui affronti determinate squadre. Comunque, al di là della Roma che diciamo ha ancora da affrontare Atalanta, Bologna, la Lazio, la Fiorentina e l'Inter ovviamente nella prossima sfida dopo la pausa nazionali, ci soffermiamo sul calendario di Inter, Napoli, Milan, Como e Juventus. L'Inter deve affrontare la Roma, il Como dopo la Roma, il Cagliari, il Torino, il Parma, la Lazio, il Verona e il Bologna. Verona che comunque potrebbe già essere in Serie B
alla penultima giornata, e quindi partita diciamo che non dovrebbe presentare molte difficoltà, però hai un Bologna che non sai che cammino farà da qui alla fine, c'è un Parma che è sempre ostico e ci dobbiamo giocare anche noi tra un paio di match. Il Torino non è semplice, un Cagliari che sarà comunque in piena lotta nelle zone basse della classifica. Roma e Como parlano da sé. Il calendario non è semplice per l'Inter, così come non è semplice nemmeno quello del Napoli. Il Napoli avrà il Milan, poi il Parma, poi ci sarà la Lazio, una Cremonese tra 4 giornate che sarà lì nel decidere poi il futuro della squadra di Cremona per quanto riguarda Serie B o l'eventuale permanenza in Serie A. C'è un Como dopo la Cremonese che sicuramente si starà giocando un posto Champions, e magari ci auguriamo che il Napoli abbia staccato un tantino la squadra di Fabregas, magari superando anche il Milan. C'è un Bologna che abbiamo sì sconfitto in Coppa e quant'altro, però potrebbe presentare sicuramente problemi. Pisa e Udinese, le ultime due, potrebbero essere le due sfide diciamo più tranquille, considerando però che il Pisa sia già matematicamente retrocesso, perché se il Pisa alla penultima giornata si sta giocando la permanenza in Serie A, diventa una sfida di pari difficoltà a quella del Milan che dobbiamo affrontare poi dopo la sosta delle nazionali. Il Milan comunque ha il Napoli, perché ovviamente c'è la sfida che ho appena detto, Udinese, Verona, Juventus, Sassuolo, Atalanta, Genoa e Cagliari. Per esempio il calendario del Milan io già lo vedo un tantino diverso da quello dell'Inter e del Napoli. Con questo non sto dicendo che è più semplice, perché di semplice non c'è niente, però hai un Cagliari all'ultima giornata che potrebbe già aver staccato il biglietto per la permanenza in Serie A, un Genoa che non avrebbe niente da chiedere, un Atalanta che forse non riesce diciamo a riattaccarsi a questo treno Europa. C'è vero, c'è la Juventus dentro, ha il Napoli sicuramente diciamo dopo la nazionale, e quindi il calendario del Milan, secondo me, per quanto mi riguarda, potrebbe anche essere un tantino più favorevole di quello del Napoli e quello dell'Inter. Quello del Como, Udinese fuori casa, l'Inter in casa, Sassuolo, Genoa, Napoli, Verona, diciamo a 2 match dalla fine, Parma e Cremonese. Non è semplice nemmeno il calendario del Como, però parliamo di una squadra tra le prime 5, ovviamente in classifica, che ho elencato, che è la più in forma dal punto di vista del gioco e dal punto di vista mentale, perché sembrano non soffrire questa lotta e non soffrire nemmeno l'eventuale permanenza tra le prime 4, che potrebbe un attimo destabilizzarsi. Sei lì su, non sei abituato, può darsi che perdi punti, ma non vedo un Como che possa diciamo far recuperare qualche punto a chi è dietro. La Juventus diciamo che sta un tantino sul baratro, perché poi le prossime 4 partite sono Genoa, Atalanta, Bologna e Milan. Il Milan fuori casa, il Bologna a Torino, l'Atalanta a Bergamo e il Genoa a Torino. Quindi nelle prossime 4 partite devi per forza fare 12 punti tu Juventus, perché restare poi attaccati al treno Champions e sarebbe un fallimento dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista degli obiettivi che ti sei prefissato a inizio stagione. Ricordiamo che la Juventus era stata messa nelle griglie tra le squadre che potevano vincere lo scudetto, invece poi è andata in maniera diversa. Con Spalletti sembrava aver trovato una sorta di quadra poche partite fa, ma era solamente un fuoco di paglia, perché comunque soffre e non poco. Ha sofferto anche ieri un Sassuolo che, al di là della pertosse e questa epidemia che si è scatenata nella squadra di Grosso, comunque ha portato a casa un punto e una prestazione più che convincente, con una Juventus poi all'arrembaggio negli ultimi minuti, con un Milik che si è rivisto dopo 7000 giorni di assenza, quasi 2 anni lontano dai campi per Arkadiusz Milik, e quindi ti sei ritrovato in campo comunque con Milik, Vlahovic, tutti gli attaccanti disponibili per cercare di portare a casa quei 3 punti, magari con una scodata sul finale, una palla spizzata, una palla sporca in aria. Non ci sei riuscito e quindi sei rimasto con tanto di naso. Noi ringraziamo, perché ci mettiamo lì tranquilli con 8 punti sul quinto posto, rispedendo poi al mittente tutte queste chiacchiere e il fallo di Lobotte, che era da rosso non da rosso, è stato esaminato da personaggi che poi
diciamo, tifosi avversari hanno sempre portato in alto per caratura tutto il campionato quando ci si doveva schierare con episodi contro il Napoli. Adesso che viene esaminato l'episodio di Lobo, che poi tira indietro il piede, tocca prima il pallone prima dell'impatto, eccetera, e state portando questo episodio avanti, come farete poi durante tutto il periodo di questa pausa nazionale, ma vi conosciamo già, mettendoci poi vicino qualche voce di mercato che già è iniziata la settimana scorsa: Spinazzola, Juventus, il Napoli non rinnova, McTominay, eccetera eccetera. Ma noi seguiremo tutto il decorso cercando di difenderci il più possibile da questo accanimento mediatico che comunque c'è sempre, e non dobbiamo nemmeno più fare quelli che no, ma ci lamentiamo sempre noi e siamo sempre noi, eccetera eccetera. I tifosi del Napoli fanno le vittime e quant'altro. Non c'è da fare le vittime, c'è assolutamente da autodifendersi, perché non lo fa nessuno dal punto di vista mediatico e della stampa italiana. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, calendari alla mano che abbiamo un attimo analizzato perché mi sembrava doveroso dopo questa partita steccata dalla Juventus, e ovviamente quest'assist per quanto riguarda la corsa Champions, che diventa un tantino più tranquilla per chi ci insegue. E ovviamente forza Napoli e buona domenica ancora. Ciao.